Questo video, ragazzi, vuole chiudere il cerchio sull'impianto economico semplice. Siamo arrivati a una cifra di 2.500 euro, potremo aumentare ancora fino a 3.000 euro. Oggi vedremo tutte le configurazioni, sia il settaggio del bestione arancione 12 volt 3 kW che le Pever di fianco. È una cosa che già avete visto in altri video, però oggi, giusto per chiudere il cerchio su questa serie di video, andiamo a parlare proprio di questi argomenti. Alcuni amici del canale mi hanno detto che i prezzi sono aumentati, che le cose che si trovavano nell'impianto da 400 euro non si trovano più. Ebbene, questo è quello che sta succedendo. Quando fra un anno guarderete questo video direte: ma dove sono queste 400 euro? Esatto, all'uscita del video era quello il costo. Ci sono continui rincari, l'avete visto in ogni cosa, eccetera. Quindi un video fatto con una cifra un anno fa non corrisponde più alla realtà, e questo implemento diventerà solo scegliere questo impianto o un altro più costoso con i nuovi prezzi. Ragazzi, buona visione, iscrivetevi al canale e andiamo avanti con le descrizioni e i dettagli di questo impianto per chiudere il cerchio su questa serie. Buona visione. Bene, ci rechiamo in laboratorio subito a vedere il bestione arancione come va configurato. Farò una carrellata con i sottotitoli molto veloce, molto semplice, già vista in altri video, ma in questa andremo a mirarlo sulle piombo, ovvero il passaggio alla rete, che è importantissimo, e il ritorno a batteria e tutte le varie configurazioni che riguardano questo bestione arancione. Buona visione ancora. Adesso torniamo in laboratorio a vedere il regolatore di carica. Ricordate una cosa fondamentale: questo regolatore di carica è lo stesso 6415AN delle Pever che ho usato per i pannelli della 48 volt, cioè 12 pannelli a 48 volt, uguale 3 kW. Ebbene, quando spostiamo le tensioni, come già ho detto diverse volte, da 48 a 12, c'è l'abbassamento di tensione ma un alzamento vorticoso degli ampere, il che significa che questo e-Pever, come tutti i regolatori di carica, non riesce a reggere gli stessi watt quando parliamo di 12 volt come nella 48. Ecco che tutto diventa 4 volte inferiore. Andiamo a vedere prima il montaggio, dopodiché vi spiegherò alcuni dettagli ulteriori. Qui ho voluto posizionare 4 pannelli in serie per terra per farvi vedere la connessione. Allora, se partiamo dal primo, vedete, il primo è connesso, il negativo è diretto, cioè va qua, vedete, questo è il negativo che va
al regolatore di carica. Poi ci sono questi ponti, vedete? 1, 2, questo è il secondo. Poi c'è il terzo ponte, questo qua, e finisce col positivo. Vedete? In questo modo raccordiamo il primo positivo e il primo negativo in quello che sarà la connessione al regolatore di carica. È una cosa molto semplice, questa è una stringa di 4 pannelli e qui abbiamo la somma totale dei volt, quindi ogni pannello moltiplicato per 4, gli amperi invece rimangono sempre gli stessi. Questo è quello che regge a 12 volt questo regolatore di carica. Ebbene, avete visto? 4 pannelli e siamo al limite. Io sono voluto arrivare proprio al limite. 4 pannelli in serie, questi erano 37 volt, quindi arrivo sui 150 volt circa, che è il massimo che regge le Pever. Però i watt massimi accettati da questo regolatore di carica NPPT sono 1150, quindi siamo proprio al pelo. 1150 watt. Poi lui gestirà sempre intorno ai 900-800 watt sulla 12 volt e invece 3000 sulla 48 volt. Questo è quello che avviene quando abbiamo questa differenza di tensione, quindi è importante scegliere l'impianto in funzione dei consumi. Se abbiamo un consumo basso, una baita, una casa modesta e ci basta il 3 kW e vogliamo mettere 4 pannelli, va bene. Se abbiamo più consumo e vogliamo mantenere le piombo con la 12 volt, dobbiamo mettere un altro EPEVER e far diventare 4 di questi pannelli di questa tipologia, più 4 sono 8, 3 EPEVER diventano 12 e andiamo a caricare le batterie sempre in proporzione alla capienza delle batterie, non vogliamo caricarle le piombo troppo rapidamente. Ecco che allora abbiamo un incremento di produzione, ma se questo diventa eccessivo e quindi ci accorgiamo che consumiamo più di 5, 6, 7 kW al giorno, allora a quel punto conviene passare alla 48 volt. Io non tratto mai, l'avete visto, la 24 perché è una via di mezzo, potete fare le proporzioni come volete voi ovviamente. Di solito si sceglie la 24 per risparmiare sulle batterie perché 12 sono 6 celle di piombo, 24 sono 12 celle, 48 sono 24 celle, quindi il costo aumenta. Per 48 celle da 100 A avete una certa capienza rispetto a 6 celle da 500. Quindi se fate i calcoli potete avvicinarvi in proporzione a quello che più si confà alle vostre esigenze. Andiamo avanti. Vedete che qui arrivano le due stringhe, invece io ne ho attaccata solo una. Questa entra con questi 4 pannelli in serie nel combiner box. Vedete che qua ci sono 2 fusibili per il polo positivo, ma io ne ho attaccato uno adesso col magneto termico generale. Ebbene, questo poi scende e va al regolatore di carica. Vedete? Qui vediamo la produzione dei pannelli, 113 volt di questi pannelli in serie per 3,4 ampere. E abbiamo la batteria quasi a 13 volt con quasi 30 ampere di potenza. Vediamo bagnando i pannelli che cosa succede. In questo modo li ho raffreddati e adesso andiamo a vedere in diretta. (31,3) 32 ampere, un incremento di circa il 9-10%. Avete visto nell'installazione i pannelli funzionano benissimo, sono stati appoggiati a terra perché semplicemente volevo fare una prova da far vedere a voi la configurazione con i pannelli connessi in serie. Avete visto che bagnandoli aumentava la produzione di circa il 10% così sdraiati. Se li bagnavamo in posizione perfetta a sud e a 35 gradi qua in Abruzzo, allora avrebbero prodotto anche il 30% in più. E questo è quello che avviene in inverno. In inverno con i pannelli freddi la produzione
aumenta. Quindi facciamo tutti questi calcoli anche per andare a determinare quanti pannelli mettere. Io di solito calcolo il VOC per l'ISC nella scheda tecnica che c'è dietro al pannello. Perché? Perché è esattamente la massima potenza erogabile anche in condizioni anomale come neve, nuvole bianche, eccetera, già ampiamente discusso. A questo punto, facendo il calcolo VOC per ISC, rimango col regolatore di carica calcolato al massimo e so già che c'è una certa tolleranza, chiamata riposo del regolatore di carica. In questo modo diamo anche longevità. Andiamo avanti con le ultime fasi. E l'ultima fase è quella che riguarda il Wi-Fi. Questo è il Wi-Fi locale, ve lo ricordate, già ampiamente spiegato in altri video sulla 48 volt. C'è sia questo che quello nero. Questo è il Wi-Fi locale, quello nero invece è il Wi-Fi router, cioè ovunque vi trovate potete connettervi. Bene, questo strumento col suo cavetto lo possiamo, e non ve lo faccio vedere adesso perché l'avete già visto in un altro video, non voglio essere ripetitivo, questo strumento va attaccato alle Pever semplicemente e dà la possibilità di configurare le Pever come vogliamo noi in funzione delle batterie utilizzate, in funzione della carica che vogliamo dare, in funzione della potenza con la quale vogliamo sfruttare l'impianto rispetto a batterie gel, AGM, sigillate e piombo acido libero. Vi ricordo che a me piacciono solo le piombo acido libero sull'impianto fotovoltaico, le altre sono molto delicate e hanno dei parametri di carica veramente che, se sgarriamo un attimino sia in temperature che in sovraccarica, le facciamo durare anni meno. Detto questo, ragazzi, abbiamo finito anche questo video, abbiamo finito questa serie impianto economico nei vari dettagli, le varie sfaccettature per spendere da meno a di più. E adesso tocca poi sbizzarrirvi con quelli che possono essere l'incremento dell'impianto, qualcosa di diverso. C'è chi mi ha già scritto: voglio montare un ibrido. Ebbene, si può fare anche con l'ibrido rispettando sempre i parametri che avete imparato dai video. Ragazzi, vi ringrazio ancora una volta e al prossimo video iscrizione e campanella. Grazie.